Ciao amici, io sono Crix e parlo di piante secondo la mia esperienza da appassionato, coltivatore e amatore. Quante volte vi siete chiesti: ma io sto innaffiando troppo o troppo poco? Tranquilli, è una delle domande più frequenti, è una che tutti ci siamo fatti e anche più volte, è una delle cose che specialmente chi ha le prime armi, i primi anni o quando non conosce bene una pianta è difficile un attimo capire, ma oggi sono qui proprio per aiutarvi a capire se le nostre piante sono troppo bagnate o poco bagnate. Mi raccomando, se il video vi è utile lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così mi aiutate a crescere, ve ne sarei veramente tanto grato. Qui sotto ovviamente trovate tutti i link affiliate Amazon che io utilizzo, di cose che io utilizzo e che vi consiglio, e in più trovate tutta la lista dei social, compreso Discord, che è su cui stiamo creando una piccola community dove c'è una sezione anche di piante e gli altri miei canali YouTube, quindi dateci un'occhiata. Nel frattempo però vi ricordo che ovviamente oggi parleremo di innaffiature a 360 gradi, non è detto, come ben sapete, che tutte le piante vadano annaffiate o meno allo stesso modo, assolutamente. Quindi a parte quelle che vanno lasciate asciugare al 100%, poi ci sono quelle che vanno tenute umide, quelle che richiedono acqua direttamente nel sottovaso. Ovviamente noi oggi faremo un discorso generale, perciò non perdiamo altro tempo e iniziamo! Allora, il primo segnale riguardante le piante per capire più o meno se siamo su una direzione giusta o meno sono le foglie. È vero che le foglie normalmente sono l'ultima cosa su cui la pianta rispecchia la salute, prima ci sono altri passaggi, ma sulle foglie di solito è abbastanza facile perché, tolto i casi estremi dove arrivano a marcire, quindi cadono tutte imbrunite, brutte, lo vedete che sono proprio praticamente molli, allora lì sono bagnate troppo. Quelle dove arrivano a seccarsi, quindi foglie secche, sono bagnate troppo poco. Però c'è un metodo per capire anche questa cosa un po' prima, ovvero quando su molte piante capita che quando sono troppo secche o per troppo tempo le foglie iniziano ad afflosciarsi. Quindi quando vanno giù, quando iniziano a essere un po' striminzite, lì significa che dobbiamo bagnare. Quindi questo è un avvertimento ancora in tempo, quindi non è troppo tardi per andarle ancora ad annaffiare. Quindi questo è il primo segnale su cui possiamo orientarci. Il secondo invece è molto semplice, è il test del dito o dello stuzzicadenti. Voi infilate uno stuzzicadenti, sarebbe meglio che il dito, lo infilate quasi tutto nel terriccio, se lo tirate fuori e praticamente la terra rimane umida e attaccaticcia sullo stuzzicadenti, allora significa che non dovete bagnare, che anche se lo strato nella parte sopra del vaso è asciutto, sotto è ancora bagnato. Se invece tirate fuori, vale un po' come per le torte nel forno, lo stuzzicadenti e rimane praticamente pulito, o comunque se c'è qualche pezzettino di terriccio è molto secco, allora lì potete andare a bagnare. Questo è il metodo un po' della nonna, altrimenti vi lascio il link qua sotto. Io utilizzo questo prodotto che è un tester. Di volta in volta vanno pulite le testine in maniera molto delicata con un panno, si mette più o meno fino a questa altezza giù nel terriccio e si aspetta qualche secondo. Qui dovete mettere, perché può misurare anche umidità, luce e pH. Guardate che sia su umidità, tra l'altro ci sono quelli che misurano solo l'umidità, però questo qua per pochi euro alla fine l'ho trovato molto completo e funziona bene. Lo mettete nel terriccio e lui ha una scala, spero che si veda bene, ha una scala di umidità perché vi fa capire se la pianta è da andare a bagnare oppure no. Questo è un ottimo metodo per tutte quelle piante che possono soffrire se bagnate troppo o se bagnate troppo poco. Se volete andare sul sicuro, questa è sicuramente la scelta migliore. La terza cosa che possiamo andare a controllare sono le radici. Questo è un metodo che andremo a fare di solito quando travasiamo le piante.
Quando noi però è un ottimo segno per capire se stiamo dando il meglio a quella pianta, perché capita molte volte che semplicemente le piante ci sopravvivono ma non crescono, non arrivano a fare i fiori, non arrivano a fare nuove foglie, crescono molto lentamente. Ecco, questo è un sintomo che c'è qualcosa che non va. Certo, poi può essere portato dal terriccio, dalla concimazione, dall'esposizione solare, ma oggi in particolar modo andremo a vedere, a capire se è portato dalle annaffiature. Come capire se una pianta è sana, se io la sto bagnando bene, nel caso di un dubbio? Allora, sicuramente aiuta nel caso di marciscenze andare a prendere la pianta e travasarla, magari rimuovendo le radici marce, e quindi in quel caso andiamo a fare un lavoro un po' di salvataggio riguardante la nostra pianta. Ma se invece una pianta semplicemente fatica a crescermi, non capisco se l'ho bagnata bene o male, un metodo efficacissimo che possiamo andare a testare è quello di un travaso o un finto travaso. Noi andiamo a prendere la nostra pianta, la tiriamo fuori dal vaso, se ha radici belle, sane, allora significa che è bagnata il giusto. Praticamente come di solito sono le radici quando prendiamo una pianta in un vivaio che tratta bene le sue piante, quando le portate a casa e poi le travasate, ecco, il livello delle radici deve essere quello, molto sane, molto belle. Se invece ci sono molte radici che sono secche, e si capisce subito perché diventano praticamente dei filini secchi che appena li toccati si rompono, prima di travasarle andate a rimuovere tutti quelli secchi, lasciate solo quelli sani in modo che appunto non vadano in decomposizione nel vaso. Però cosa succede? Allora significa che normalmente la pianta arriva a seccare troppo velocemente, infatti molte radici si sono perse per questo. Al contrario, se invece ho molte radici che sono marce, magari c'è anche un odore leggermente stagnante, comunque di umidità, di terriccio molle, ecco, allora in quel caso la sto andando a bagnare troppo. Anche lì vado a rimuovere tutte le radici, quelle brutte, quelle rovinate, quelle praticamente marce, e poi la vado a travasare. Con questo metodo, quindi è un metodo estremo che vi aiuta a capire meglio praticamente come sta andando la vostra pianta, quindi non si fa di volta in volta in un'annaffiatura, però come panoramica generale della pianta è sicuramente un buon metodo. Tra l'altro ricordate sempre che le radici sono la pianta stessa. Una pianta con radici sane quasi sicuramente è tutta sana, parassiti a parte. Una pianta dove inizia a avere radici marce o troppo secche è una pianta che non cresce o arriverà a morire, perché dalle radici la pianta prende l'acqua e dalle radici la pianta prende il nutrimento che le serve per crescere. Quindi attenzione sempre a queste. Il terzo metodo, non meno importante, è sicuramente il terriccio. Molte volte qua non è tanto per capire ma è più sul curare, però ho voluto mettervelo lo stesso. Molte volte capita che siamo di fretta e prendiamo il terriccio in un supermercato, piuttosto che anche in alcuni vivai. Purtroppo devo ammettere che ci sono dei terricci non tanto economici che però la qualità è un po' c'è di meglio. Adesso il terriccio perché è importante? Perché alcuni, se non sono stati compostati bene, rischiano di avere a priori delle marciscenze nel vaso, perché hanno dei materiali non composti correttamente che vanno a marcire. Questo fa male alla pianta. Io ho la compostiera, quindi di solito creo il mio terriccio, però capita di doverlo comprare, quindi fate attenzione anche a questo. Come si fa attenzione a questo? Guardando la parte superiore della pianta. Se normalmente dopo averla bagnata, specie magari d'inverno che tengono l'umidità un po' più spesso, si creano delle muffe, si crea una patina bianca, può anche succedere, o cose di questo genere, non siete voi che state sbagliando acqua, ma è semplicemente il terriccio che non va bene. In quel caso la cosa che vi consiglio è di andare a travasare la pianta. Altrimenti, se ci sono terricci che sono tanto drenanti, può succedere quindi che la nostra pianta non assorba bene l'acqua, perché l'acqua scivola via. Quindi anche qua il terriccio normalmente va un po' creato a seconda della pianta, della tipologia della pianta, però possiamo aiutare le nostre piante già utilizzando un terriccio di buona qualità. E poi una cosa che ho notato che pochissimi usano, perlomeno le persone che conosco io, ma è fondamentale nei vasi, è la perlite, perché la perlite
arieggia bene le radici della pianta, quindi sicuramente è top, e in più non permette ristagni idrici, quindi ve lo consiglio, andate sempre a mettere un po' di perlite nelle vostre piante. Poi ovviamente dipende da casistiche e casistiche. L'ultimo accorgimento che ci può dare se l'acqua va bene o no una pianta è la crescita stessa. Quindi oltre anche alle foglie, che magari di foglie la vostra pianta sta benissimo perché sopravvive bene, magari la concimate bene, magari il terriccio è buono, però se la bagnate troppo poco, per esempio, essa andrà a crescere molto più lentamente. Quindi uno dei segnali anche che possiamo avere se la nostra pianta non riceve abbastanza acqua, o anche se ne riceve troppa in alcuni casi, è una crescita molto lenta. Quindi anche a questo fate attenzione, perché se capite, e quello è uno dei segnali, che la pianta ce l'avete lì da 2 anni ma ha malapena fatto 2 foglie, a meno che sia una pianta a crescita molto lenta, che esistono, se è una pianta che non è a crescita lenta, allora iniziate a farvi 2 domande, perché molte volte basta solo cambiare quantità di annaffiature e vedrete che la vostra pianta riparte come una moto in corsa. Perfetto, questi erano i 5 punti che vi consiglio di controllare per capire le annaffiature di una pianta, per non farla morire né di sete ma neanche affogata. Ricordate sempre che normalmente le annaffiature non vanno secondo un giorno prestabilito, non è che posso annaffiare ogni 5 giorni, perché c'è la settimana più calda, la settimana meno calda, la settimana più soleggiata, la settimana più arieggiata, quindi cambia questo, come cambia anche la dimensione del vaso della pianta stessa, ma non solo, la dimensione del vaso della pianta stessa rispetto alle radici della stessa pianta. Se ho una radice, se ho una pianta che ha già radici belle sviluppate e tiene quasi tutta la superficie del mio vaso, essa andrà a bere di più e l'acqua si assorbirà più velocemente rispetto a una pianta che magari ho travasato solo il mese prima, gli ho messo un vaso leggermente un po' più grande di quello che dovrebbe essere e quindi deve ancora sviluppare le radici, e quindi il terriccio che rimane lì tutto attorno alla pianta rimane umido per più tempo perché non ha niente che le assorbe. Quindi questi sono casi che vanno analizzati pianta per pianta, vaso per vaso, temperatura per temperatura, cioè è alla fine curare le piante come se fosse una scienza con tanto amore. Infatti ritengo che non esiste il pollice nero, ma basta solo avere delle accortezze. È come una conoscenza, conosciamo le nostre piante e poi sarà facile poterle coltivare. Ovviamente ogni pianta è diversa, per esempio io faccio veramente tanta fatica con le begogne, però alla fine ho più di 1000 piante e quindi tutte le altre riescono a resistere, quindi è solo questo, si tratta di conoscenza. Oltre che di clima, oltre che di tanti fattori, però se noi capiamo le esigenze della nostra singola pianta, poi vedrete che la vostra pianta crescerà bene, forte e sana e vi darà tantissime soddisfazioni. Detto questo, dovrei proprio avervi detto tutto. Mi raccomando, commentate qua sotto se voi avete difficoltà a annaffiare le piante o se invece è una cosa che già capite, così come vorrei sapere magari più avanti quali altri video vorreste vedere sul canale, mi farebbe molto piacere. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video, quindi un abbraccio, ciao da Crix!